Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, mattino Milan di giovedì 6 aprile del 2023 e quindi vigilia di gara, vigilia di Milan-Empoli, oggi conferenza stampa di mister Stefano Pioli nel primo pomeriggio e domani ore 21 si torna in campo. Ci dividiamo un po' a proposito oggi di campo, ovviamente largo spazio alle ultime di formazione per Milan-Empoli e poi ovviamente qualche aggiornamento sullo stadio. Ogni volta mi viene da dire di San Siro, ma non mi sa che tra un po' mi devo abituare che non lo dirò più. Enrico Boiani, ciao, Ciao, buongiorno a tutti. come va? Meglio, molto meglio, Meglio, grazie. meno male. Allora, caro Henry, io partirei dal campo oggi, poi chiudiamo con lo stadio con qualche novità rispetto a ieri, rispetto all'intervista che abbiamo realizzato al sindaco di San Donato. Partirei, come detto, dal campo, vado a prendermi un trafiletto di Gazzetta dello Sport di oggi per iniziarne a parlare. Ciao, può tornare al centro, Diaz riposa, c'è Salma Kerr. C'è Salma Kerr, è vero, a destra al posto di Diaz, ma non dovrebbe riposare nessun altro oltre appunto a Simon Kier e te lo faccio vedere. Questo è il campetto che in questo momento c'è su Gazzetta, ma quel De Ketelaere lì non me la conta giusta. Dovrebbe esserci ancora una volta Rade Krunic o Ismail Benasser. Vedremo chi dei due. Se è semplicemente stato per prendere Lobotka e quindi per una volta tanto è salito Benasser, oppure magari si è deciso di fare così per avere più fisicità dietro. Però il ballottaggio di De Ketelaere non è tanto con Krunic ma con Salmaker e lo vince Alexis Salmaker. Sì, direi che ci può anche stare. Alexis è entrato molto bene contro il Napoli, quindi, dato che Diaz comunque ancora alle prese con quel piccolo fastidio che ha avvertito, che ha sentito durante Napoli-Milan, io penso che si possa andare con lui dal primo minuto. Ecco, sono d'accordo sulla questione di Ketelaere, non tanto per il ragazzo in sé, che avrebbe anche bisogno di giocare titolare dal primo minuto, però per il momento della stagione in cui ci troviamo, per le sfide che dobbiamo affrontare, è giusto che si "rodi", tra virgolette, un sistema di gioco, si testi, si continui a battere il ferro finché è caldo, ecco. Quindi penso che sia giusto andare con Krunic, penso che sia giusto andare coi 3 centrocampisti. Qualche giorno fa abbiamo anche, insomma, analizzato le partite del Milan di questa stagione con 3 centrocampisti ed effettivamente tra partite magari brutte che hai vinto all'ultimo secondo, partite che hai giocato molto bene, la media punti è strabiliante. Quindi direi che sia giusto e sia anche, insomma, come dire, obbligatorio, arrivati a questo punto, andare coi 3 centrocampisti, ecco. Direi di sì, ormai mancan talmente tante poche partite che mi sembra anche sbagliato iniziare a reimpassare, fare esperimenti, eccetera. Ormai si va dritti su quello che ci dà più certezza e questo è forse il momento di schierare quella formazione che l'anno scorso, più o meno di questo periodo, fu battezzata e ci portò allo scudetto vincendole tutte da quel momento in poi. A proposito di Gazzetta, Henry, c'è un'intervista a Dejan Savicevic a proposito di 10, il 10 sui quarti Champions, dopo il poker al Maradona per il Milan si fa più dura, il Napoli avrà tanta carica anche se resta battibile. Era meglio l'1-0. Mh. Non lo so, i pareri sono discordanti in questo Chiaro. senso. Molti la penseranno come il genio, molti altri invece pensano che sia stato giusto vincere così, qualcun altro penserà che bisognava vincere con ancor più distacco, altri ancora penseranno che era meglio il pareggio, altri ancora penseranno che era meglio vincere così perdere così ti sottovalutavano. Insomma, le idee sono tante. Sicuramente, come dicevo in qualche talk fa, il risultato della partita di campionato era un tema e sarebbe stato un tema nei giorni Mh-mh. successivi rispetto alla partita, ecco. Io credo che comunque per il Milan fosse importante vincere per la classifica, innanzitutto, perché è bello essere ai quarti di Champions League, ma vorremmo giocarla anche l'anno prossimo la Champions League. Quindi era importante vincere
per la classifica. Poi vedremo. Sicuramente il Napoli arriverà a San Siro e comunque affronterà il doppio confronto magari con più attenzione, con più cattiveria, quello sì, però tu hai trovato il modo per non vincere, per annientarli, ecco. Eh, Quindi se anche tu, conscio del fatto che loro saranno più carichi, conscio del fatto che loro saranno agguerritissimi, eccetera, eccetera, come dire, approcci la partita considerando queste cose, per me puoi far bene, ecco. Però sì, è sicuramente un tema il risultato della prima partita rispetto al doppio confronto dei Champions. Chiudiamo, ai noi, con Gazzetta dello Sport con quella che è la notizia delle ultime ore, perché il presidente Berlusconi è in terapia intensiva per una grave infezione polmonare. Condizioni delicate, scrive Gazzetta dello Sport. Oggi, tra l'altro, ai noi, Corriere della Sera rilancia che l'ex premier sarebbe affetto anche da leucemia, quindi insomma non se la sta passando granché bene l'ex presidente del Milan. Ovviamente il pensiero va a che possa stare meglio di così, assolutamente. Passiamo oltre, caro Henry, passiamo allo stadio, perché ieri abbiamo fatto questa intervista esclusiva al sindaco di San Donato, la trovate sul nostro sito in maniera integrale, la trovate più o meno ovunque in realtà adesso. Milan al lavoro, ecco perché l'area è adatta al nuovo stadio. Queste sono le parole del sindaco Squeri, sindaco di lista civica, quindi nessuna matrice politica all'interno della sua maggioranza in comune. Conferma quello che avevamo detto il giorno prima, cioè che il Milan sta pensando concretamente allo stadio a San Donato, conferma gli incontri avvenuti, conferma che si va avanti a parlare anche con loro e dà un'ulteriore conferma al fatto che non esiste solo San Donato, non esiste solo la Maura, non esiste solo Sesto San Giovanni, esistono tutte e tre. E forse chissà, magari anche una quarta. Però esistono tutte queste carte in mano al Milan per poter andare a decidere entro breve a quello che potrebbe essere, nel caso, il nuovo stadio del Milan, in questo caso lontano da Milano, Henry. Tu magari la conosci meglio, la zona ce la puoi raccontare, adesso la metto anche in onda. Eccola qui, questa è l'area San Francesco. Tra l'altro, una delle novità che possiamo magari iniziare a dire è che si potrebbe anche guardarsi oltre, cioè, ovviamente non lato San Donato, perché non è che possiamo tirare giù i palazzi dell'Eni, però guardarsi intorno per provare ad aumentare la zona, ma vediamo, dai. Questa è la zona Eh. San Francesco. Sì, questo è la ridente San Donato. Io praticamente vivevo dopo la via Emilia, dopo un po' la via Emilia, quindi Guarda, in lato. fondo in alto si vede il campo con la pista d'atletica del parco del Esattamente, Metanopoli, più o meno. esattamente, il parco Enrico Mattei, che salutiamo. No, però scherzi a parte, ho vissuto lì praticamente 5 anni. È ovvio che, come dire, è non è Milano, è fuori Milano, è una città vera e propria a sé, quindi, E Milano è finisce là in alto. esatto, il confine di Milano è Rogoredo, Mm. quindi è subito dopo Milano. Per me è come dire, accezione è come se Rogoredo fosse San Siro, tra virgolette, perché capolinea è uno, capolinea è l'altro, Mm. quindi se lo stadio di San Siro è ai limiti a nord-ovest di Milano, qui siamo ai limiti a sud-est, quindi non è che ci si discosta troppo, come cioè, San Siro non è che era al centro di Milano, nel cuore di Milano, era sempre ai margini, ecco. Mm. E come dire, piuttosto isolata come zona ad oggi, e questo magari resta un limite, isolata non tanto dal punto di vista della viabilità, perché è molto ben collegata tra tangenziale, metro e stazioni sia di Rogoredo che di San Donato del Treno, però c'è poco, ecco, oltre a essere fuori Milano, in questo momento qua c'è poco. Poi ovvio, dovessero costruire lo stadio, magari
costruiranno anche una sorta di cittadina, tra virgolette, con negozi, con servizi e quant'altro, questo non lo metto in dubbio. Però ecco, è ancora agli albori questa zona per diventare una zona, tra virgolette, milanese, passatemi il termine. Sembra quasi non Milano come concezione. Mm. E quindi questo è quanto. Però ecco, la zona è ampia, è ben collegata, gli ostacoli sembrano essere meno rispetto a quelli della Maura, e quindi diventa un'opzione, così come un'opzione Sesto. Credo che potremmo dire più o meno le stesse cose che diciamo di San Donato, potremmo dirle per Sesto. Sì, sì. Quindi hanno pro e contro tutte e due. Diciamo che il pro maggiore sia di Sesto che di San Donato, da quello che ho capito perlomeno, è il fatto che sarebbe tutto abbastanza più breve, ecco, molto più Sì, breve. diciamo che rispetto alla Maura non c'è paragone. Ecco. E Poi a diciamo Sesto che c'è San anche la Donato questione. è pro, nel senso che non ha nemmeno gli oneri di bonifica da dover Esatto, stavo per sviluppare. dire proprio quello, Eh, che a Sesto c'è anche la questione bonifica, qui nemmeno quella. Qui questa è la soluzione più rapida, indubbiamente. Bisogna capire se è la migliore, ecco, mm. perché non sempre la soluzione più semplice è quella migliore, in generale nella vita, ve lo dico, ve lo do come insegnamento. No, scherzi a parte. Però sì, ecco, questo è San Donato, e mi dispiace che non ci vivo più, perché se avessero Vabbè, costruito lo hai stadio... tempo, di Ho tempo per ritrasferirti. tornarci, tu dici, hai ragione. È un back to back a San Donato. Eh, In linea di massima, quello che ci ha raccontato il sindaco, che poi ovviamente possiamo andare anche un po' oltre rispetto a quello che ci ha detto, perché l'ho ripetuto tanto, è questa doppia esposizione che al Milan piace parecchio, cioè la visibilità che questo stadio garantisce al di là del suo utilizzo. Mi spiego meglio. Essendo all'imbocco dell'Autostrada del Sole, quindi tutti quelli che al contrario entrano a Milano dalla 1 vedrebbero lo stadio Eh sì, con il naming rights bello grosso, ad esempio, con il fatto che è il primo, chiamiamolo monumento, diciamo, di Milano che vedi arrivando. Stesso discorso vale per i Frecciarossa, che passano esattamente dalla parte di destra della zona. Quindi tutti i Frecciarossa che arrivano a Milano da Bologna, da Firenze, da Ancona, bla 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 bla, quindi dalla parte sud dell'Italia, passano da lì, non si scappa perché tra l'altro arrivano a una velocità anche abbastanza contenuta, perché dopo 2 minuti passano si devono attraverso fermare. il Rogoredo. Mm. Al Milan questa cosa piace parecchio, piace che sia molto visibile, ecco. Oltretutto poi c'è la stazione che è molto ben servita, il metro, come piaceva ricordare Henry, è praticamente dove c'è quella specie quella specie, è un campo, quel campo da calcio con la pista d'atletica in alto è più o meno il metro è lì, tanto per intenderci. È servita, non è in posizione centrale, non ha magari dei servizi accessori ancora di altissimo livello, è un po', diciamo che è un po' povera, chiamiamola così, degli altri tipi di servizi, però magari li fa il Milan stesso, chi lo sa. Potrebbe Esatto, essere. è quello il concetto, cioè se costruisci uno stadio lì, credo che, come dire, diventi molto ghiotta la Mm. faccenda per chiunque voglia costruire cose, servizi attorno allo stadio, ecco. Quindi rischia di diventare una sorta di piccola cittadina all'esterno di Milano, Mm. ecco, perché ad oggi è di fatto fuori. Come facevano ricordare, non mi ricordo chi, c'era un collega che l'ha scritto, forse anche qualche account sui social, è un po' simile a quello che ha fatto il Bayern con l'Allianz Arena. Fuori, vicino a uno svincolo autostradale, ha costruito una cittadella a sé intorno allo stadio e la sta sfruttando molto bene, insomma. Non è sicuramente nel centro di Monaco, l'Allianz Arena. Questo che vi facciamo vedere non è ovviamente il progetto dello stadio, è il rendering di un progetto che in questo momento è ancora in essere, che è il progetto della cittadella dello sport di San Donato con annessa l'arena, che è quella di destra, da 23.000 posti,
che è già esecutivo, questo progetto ha già tutte le autorizzazioni, potrebbe partire, ma questo progetto potrebbe essere preso e sostituito appunto dallo stadio del Milan. Staremo a vedere come Sì, andrà a di fatto finire. questo progetto di fatto qualcosa in quella zona lì verrà costruita. Poi bisogna Esatto, capire se sarà esattamente. lo stadio del Milan o un palazzetto con una bella, zona molto nuova per lo sport, con anche avevo letto c'era anche dell'altro, cioè non c'era Sì. l'arena e stop, No, c'era proprio c'è un hotel, zona commerciale, c'è un po' di tutto. esatto, quindi sicuramente quella zona lì è, tra virgolette, "molto, molto buona" in questo momento Mm. per poterci costruire qualcosa di simile, che sia lo stadio, che sia questo palazzetto. Tra l'altro palazzetto da 23.000 posti non son pochi, No, cioè no, no, rischia di diventare uno dei molto, molto più grandi grosso. d'Italia, Sì, ecco, sì. perché, se non erro quello di Pesaro, che ne ha tipo 12.000 è il quarto, quinto in Italia, quindi rischia veramente di diventare tra i primi 3, 4 palazzetti d'Italia. Guarda, per intenderci, il forum di Assago ne ha 12.000, per Eh. dirti, per farti capire, che praticamente sarebbe il doppio del forum. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, il Milan anche quasi, perché arriverà in chiusura io credo che tempo massimo un mesetto e la partita di poker parte per davvero, il Milan vuole avere più carte in mano, quindi non si presenta soltanto con una coppia, ma si presenta con un tris, magari addirittura con un poker di carte in mano, chi lo sa. Lo andremo a vedere, lo vedremo credo tra molto breve. Harry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando come sempre lasciate like, diteci la vostra nei commenti. A sulla formazione di Milan-Empoli, B su il risultato del Napoli-Milan come influisce sulle altre 2 sfide di Champions League, C sul posto più bello del mondo, ovvero San Donato Milanese per lo stadio del Milan. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. L'appuntamento è il solito, è alle 11 con Chiama Milan, alle 13 c'è Lunch, alle 16 oggi c'è Pelle Rossonera. Non c'è il talk perché anticipando il Milan al venerdì, noi anticipiamo al giovedì Pelle Rossonera. Quindi oggi Carlo Pelegatti in studio qui con noi. Grazie a tutti, a dopo. Ciao.